spostiamo l'immagine nel secondo contenitore e viene spostata correttamente, la riselezioniamo e la spostiamo nel primo e come vedete ora possiamo spostarla da un contenitore all'altro. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la cancellazione multipla delle nostre selezioni. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a definire il drag and drop dei nostri file. Nello specifico però non andremo direttamente a impostare il drag and drop, ossia lo spostamento dei nostri file, delle nostre cartelle, ma andiamo a visualizzare nello specifico come poter realizzare il drag and drop degli elementi tramite JavaScript. Quindi non utilizzeremo per il momento il nostro CMS, ma andiamo a utilizzare una pagina di test per definire la nostra funzione. Quindi ci spostiamo all'interno della cartella prova che ho definito e la utilizzo per i test ed apriamo il file test.php. Come vedete è una pagina vuota e la utilizzeremo come test per definire la funzione che ci permetterà di spostare gli elementi tramite il drag and drop. Allora, per il momento andiamo a definire due div e li affiancheremo l'uno all'altro. Quindi ci spostiamo nel nostro editor e come prima cosa quindi definiamo un div e gli diciamo style border un pixel solid nero, poi gli diciamo width 300 pixel e date 300 pixel e poi gli aggiungiamo l'attributo float left. Aperto e chiuso, e al suo interno ci inseriamo un'immagine, quindi img src icone logo.jpg, quindi il nostro logo, gli diamo un identificativo img e poi gli diciamo anche width 200 pixel. Bene, e poi a fianco definiamo un altro contenitore div con le stesse caratteristiche, quindi style border un pixel solid black width 300 pixel height 300 pixel e float left. Perfetto, quindi salviamo F5. Perfetto, come vedete abbiamo creato due div delle stesse caratteristiche e nel primo abbiamo racchiuso l'immagine, quindi il nostro logo. Perfetto, ora quello che vogliamo fare è spostare l'immagine da un contenitore all'altro. Allora, innanzitutto per poter abilitare lo spostamento dell'oggetto, in questo caso la nostra immagine, dovremo utilizzare la dicitura, o meglio l'attributo dragable uguale true. In questo caso con la dicitura dragable uguale true stiamo dicendo al browser che l'oggetto selezionato, in questo caso l'immagine, venga abilitata per essere spostata. Di default sia il tag img che il tag a non hanno bisogno della dicitura dragable uguale true e dopo andremo a cancellarlo e vi faccio vedere che non cambia nulla, però è bene memorizzare questa dicitura perché qualora volessimo spostare un contenitore div o qualsiasi altro elemento, qualche altro tag, dovremo utilizzarla. Bene,
Poi, oltre all'attributo draggable, dobbiamo utilizzare l'evento onDragStart uguale, e all'interno degli apici richiamare la funzione in JavaScript che gestisca l'evento del inizio trascinamento. Quindi definiremo la funzione che la chiamiamo trascina e gli passiamo in ingresso l'evento, quindi event. Perfetto, quindi nell'intestazione del nostro file apriamo il tag script type text JavaScript, aperto e chiuso, e andiamo a definire la funzione che abbiamo rinominato trascina, quindi function trascina, che prende in ingresso l'evento e dobbiamo andare a settare i dati dell'oggetto che vogliamo trascinare. Quindi dovremmo dirgli evento.dataTransfer.setData aperta e chiusa tonda, e all'interno delle tonde come primo parametro gli specifichiamo la tipologia di dato, quindi text, e gli associamo l'oggetto da memorizzare, in questo caso evento.target.id. Perfetto. In questo modo, quindi, quando viene selezionata la nostra immagine, viene richiamata la funzione trascina e viene memorizzato il dato da spostare. Bene. Per quanto riguarda invece il contenitore che deve ospitare la nostra immagine, in questo caso, al contenitore gli dobbiamo associare l'onDrop come evento, uguale, e all'interno degli apici richiamare un'altra funzione che gestisca gli eventi al rilascio della nostra immagine. Quindi onDrop, richiameremo la funzione rilascia che prende in ingresso sempre l'evento, quindi event, e andiamo a definirla. Quindi definiremo function rilascia che prende in ingresso l'evento, come abbiamo detto, e andiamo a recuperare i dati dell'oggetto salvato con setData. Definiamo la variabile data, quindi var_data sarà uguale, e ci recuperiamo i dati dell'elemento salvato con setData, e quindi gli diremo che var_data sarà uguale a evento.dataTransfer.getData di text. Perfetto, e poi andiamo a spostare l'oggetto nell'elemento contenitore, quindi gli diremo evento.target.append child aperta e chiusa tonda, e qua dobbiamo passargli l'identificativo dell'elemento selezionato, in questo caso la nostra immagine, quindi gli diremo document.getElement by id, e qua ovviamente ci va data, quindi l'oggetto che abbiamo recuperato. Salviamo, premiamo F5, selezioniamo la nostra immagine e, come vedete, nonostante abbiamo definito le due funzioni, l'immagine ancora non viene spostata. Questo perché di default gli elementi non possono essere rilasciati in altri elementi.
Quindi per consentire un rilascio della nostra immagine nel nuovo contenitore dobbiamo impedire la gestione predefinita dell'elemento. Lo gestiremo con l'evento sul contenitore ospite, in questo caso nel secondo div, tramite l'evento onDragOver, che viene attivato all'evidenziazione quindi del contenitore, quindi quando viene evidenziato. Quindi richiameremo la funzione consenti rilascio, che ovviamente dovremo andare a definire, e gli passiamo come sempre l'evento in ingresso. Quindi definiremo la funzione function consenti rilascio e gli passiamo l'evento e gli diciamo evento punto prevent default. Quindi tramite questa semplice istruzione andiamo a consentire lo spostamento del nostro oggetto. Quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo la nostra immagine e come vedete una volta che viene evidenziato il contenitore ospite sparisce il divieto sulla nostra immagine, rilasciamo la nostra immagine. Come vedete ora l'immagine non è più presente all'interno del primo contenitore ma viene spostata nel secondo. Ora ci potremmo chiedere, ma se volessimo rispostare l'immagine nel contenitore precedente cosa dobbiamo fare? Come vedete, come viene evidenziato il primo contenitore, c'è nuovamente il divieto. Per poter effettuare tale operazione, quindi rispostare l'oggetto nel contenitore precedente, non ci resterà altro che associare gli eventi onDrop e onDragOver anche al contenitore principale, quindi quello che ospita la nostra immagine. Quindi salviamo, F5, spostiamo l'immagine nel secondo contenitore e viene spostata correttamente, la riselezioniamo e la spostiamo nel primo e come vedete ora possiamo spostarla da un contenitore all'altro. Questo ovviamente è ripetibile con ulteriori contenitori, quindi ne aggiungiamo altri 2 di test. F5, spostiamo l'immagine e come vedete si può spostare da un contenitore all'altro. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ci concentreremo sullo spostamento dei nostri file, quindi abiliteremo il drag and drop in modo da poter spostare i file all'interno del nostro cloud da una cartella all'altra.